Arigash, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi è tornata a trovarci Daniela e oggi farò una domanda a Daniela molto interessante. Ha senso oggi, Daniela, praticare con la spada? Ha senso oggi fare un corso di armi? Ce lo dici dopo la sigla. Sigla! Allora, andiamo subito a chiarire questo fatto, Daniela. Ha senso nel 2025 praticare con la spada? Scegliere un corso di armi invece di scegliere un corso di un'altra arte marziale? Ha senso? Ci sono tanti modi per rispondere a questa domanda. Diciamo, se per avere senso si intende un senso pratico e quindi se posso aspettarmi di tornare a casa la sera e trovare un samurai ninja che ha appostato, che mi aspetta lungo le strade con una spada e io sfodero la spada che porto sempre con me dentro la mia cintura per rispondere ad un attacco improvviso. Diciamo, in questo senso no, se uno la vede così è uno scenario un po' poco realistico, ecco. Ok, quindi lo scartiamo questo, cioè te non sei mai stata aggredita da un ninja? Questo per ora no. O da un Ronin, da un samurai no, non sei mai stata aggredita. Per ora no. Bene, allora scartata questa possibilità, quindi io ti ripropongo la domanda. Ha senso quindi praticare con la spada oggi? Diciamo che lo scenario è cambiato molto rispetto al passato. Quindi la vita è cambiata. Esatto, quindi anche la pratica viene intesa in un modo diverso, è una cosa di cui parliamo anche spesso a lezione, no? Di come è cambiata la pratica tra il passato ad ora. Come ad ora non viene più portata avanti neanche la scherma medievale, neanche qualche scuola c'è, cioè ci sono qualche scuola appassionati come siamo noi, cioè. La lotta nel Colosseo dei Romani, insomma queste cose non è più una cosa comune questa. Esatto, okay. Sono cose un po' più di nicchia, un po' più superate, però sicuramente ha senso e secondo me ci sono dei validi motivi per portare avanti la pratica. Quindi ce li hai questi motivi da spiegare? Ok, devo solo trovare il modo di farteli dire. Ok, allora appurato che queste spiegazioni, questi motivi per convincerci e convincere soprattutto chi la pensa in modo contrario che praticare con la spada ormai oggi non serve più a niente, quindi vorrei sapere quanti motivi hai, quante cose ci puoi dire riguardo questa cosa? Dipende, dipende quanto riusciamo a farne entrare, diciamo, in questo video. Quindi c'hai parecchi argomenti per convincerci di fare questa cosa. Limitiamoci magari a 5-6, diciamo, che sono gli argomenti quelli principali che mi sembrano tanti, venire in perché mente. Io pensavo già 1-2 ragioni possono anche bastare. No, ce ne sono tante. Ok, quindi poi ci elencherai questa cosa, come li mettiamo in un ordine preciso, cioè in un ordine di importanza o... Direi che vediamo come mi vengono, vediamo l'ordine che mi viene e vediamo come va, insomma. Prima di iniziare penso che sia giusto fare una precisazione, no? La pratica della spada può essere portata avanti in modi diversi, c'è una pratica diciamo più meditativa o una più orientata a vedere l'arma come uno strumento per raggiungere una certa calma, come se si trattasse di una pratica che avesse un fine meditativo, diciamo, sostanzialmente. Poi c'è una pratica... ci sono varie scuole di pratica, cioè ok. Poi c'è una pratica più sportiva, di cui insomma avevo parlato già in altri video, e c'è poi quella pratica che vede nella katana anche lo scopo magari per cui è stata creata, cioè vede nella katana un'arma e quindi porta avanti una pratica tenendo conto che sta comunque maneggiando un'arma che ha una storia, che ha un passato e che aveva una specifica utilità anche. E qui comincia a diventare interessante, perché praticare un'arma bisogna io sia in grado di gestire quest'arma, quindi devo essere anche magari in forma fisicamente, devo fare degli esercizi, quindi già qui cominciamo a capire che forse non è così superficiale praticare con la spada. Ok, non ce li illustri come ti vengono. Ok, partiamo con la prima ragione effettiva per cui tu ritieni che sia un valido motivo, ci sia questo valido motivo per praticare con la spada. La prima ragione può sembrare banale, però è quella più immediata secondo me, ed è che maneggiare una spada aiuta a sapere come combattere con un'arma. Naturalmente, come dicevamo prima, non siamo più nello scenario in cui veniamo aggrediti dal samurai, diciamo, per le strade, però sicuramente fare degli esercizi a coppie con un compagno con un'arma in mano ci aiuta ad essere più pronti.
pronti. Anche oggetti di uso comune possono venirci in aiuto e possono essere utilizzati come se fossero un'arma, quindi sicuramente aver imparato, aver acquisito la dimestichezza nel maneggiare un'arma attraverso la pratica sicuramente può rivelarsi utile in alcune situazioni. Questo è interessante anche perché tantissime aggressioni purtroppo avvengono anche armate. Certo. Chiaramente ci sono anche queste situazioni qua. E penso che addestrarsi, già avere l'abitudine a lavorare, addestrarsi, a combattere con una spada, poi tra l'altro parliamo di un'arma importante, perché non è un pugnalino, una lama di 70 centimetri, non è una cosa tutti i giorni. Per esempio la Daniela Giro con la spada non ci può andare, però ti trovano con l'ombrello, certo, può essere una buona arma. Sì, qualsiasi oggetto di uso comune che può aiutarmi a difendermi e può essere un'arma di fatto. E quindi attraverso la pratica della spada, anche se uno non se ne accorge, però contemporaneamente prende diciamo confidenza con l'uso di svariate tecniche che possono essere poi applicate anche a altri oggetti. È interessante questa cosa. Basta. Basta? Basta. Andiamo con il secondo motivo. Il secondo motivo è che praticare con la spada può essere utilizzato a completamento, no? Di un'altra arte marziale. Ci succede spesso di avere persone nei nostri corsi o di incontrare quando andiamo a stage, seminari in giro, persone che praticano con la spada ma portano avanti contemporaneamente anche un'altra arte marziale. Questo è importante perché sicuramente aiuta a completare e a chiudere il cerchio, no, su tanti aspetti delle arti marziali. Portare avanti un'unica pratica sicuramente è bello, ma riuscire a trovare anche punti di connessione, no, tra pratiche che sembrano molto distanti e molto diverse è bello e aiuta sicuramente ad arricchire una delle due pratiche. Ci succede magari quando facciamo dei movimenti a lezione, sia al corso di karate ma anche poi al corso di spada, di fare dei collegamenti o comunque di pensare che ci siano delle affinità tra le due posizioni. Per ricordare, per memorizzare dei movimenti magari si creano dei collegamenti tra i vari kata e questo aiuta sicuramente a portare avanti le due pratiche nel modo più giusto, secondo me. Infatti anche nei corsi, nei nostri corsi abbiamo persone che praticano altri tipi di arti marziali, altri stili di karate, per esempio anche karate di contatto come il Kyokushin, e che sono interessati e che praticano con la spada, sì, e questo addestramento qua. Quindi può essere effettivamente una buona integrazione per quello che si sta già studiando per migliorarsi. Andiamo alla ragione numero 3. C'è la ragione numero 3? Sì, certo, okay. Certo. Mi hai un po' anticipato in realtà qua, perché la ragione che avevo pensato era che con la pratica della spada potremmo essere capaci di fronteggiare un nemico armato. Ci dà sicuramente degli strumenti in più, una prontezza, una coordinazione nei movimenti che se non portassimo avanti la pratica con un'arma magari non avremmo. Allora, è una cosa interessante che volevo chiederti è questa, cioè chiaramente è una domanda ma al quale la domanda c'è già la risposta all'interno. Se io mi addestro in un'arte marziale da combattimento corpo a corpo è un conto, ma se vengo aggredito con un'arma la distanza già è diversa, certo. Non posso stare vicino all'avversario se è armato per esempio con un trincetto o con un cacciavite così. Mentre invece la pratica con le armi studia sempre appunto la distanza giusta e adeguata per fronteggiare il nemico armato. Sì. E questo è un grosso vantaggio se mi ritrovo magari in una situazione dove devo cercare di improvvisare qualcosa e difendermi, essere abituato ad aver già combattuto, aver già fatto delle simulazioni contro un'arma. E potrebbe essere un vantaggio rispetto magari a aver praticato solo il combattimento corpo a corpo, perché la distanza è completamente diversa. Sì, anche a livello mentale sicuramente non è una cosa nuova, non è una cosa che ti spiazza, che non hai mai visto, cioè naturalmente è una cosa che ti fa tenere allerta ovviamente, però avendo già avuto modo di vederlo forse dà degli strumenti in più per essere più pronto e per capire appunto come tenere la distanza, per capire cosa è meglio
meglio fare e cosa è meglio non fare. Penso anche che sia importante aggiungere che con la pratica della spada ci vuole un livello di attenzione sicuramente in più. Colpire con un'arma può avere un impatto molto diverso rispetto a colpire a mani nude, e questo lo abbiamo visto anche a lezione. È successo che prendere un colpo magari involontariamente, niente di grave, con un'arma di legno, con un bokken, con un bow, ha un impatto molto più forte rispetto magari a degli esercizi, degli scambi normali in cui magari può succedere di prendere un calcio, di prendere un pugno, che magari lì per lì sicuramente uno lo accusa, piega un po' il fiato, diciamo. Però si può riprendere. Sì, però si riesce a portare avanti l'esercizio. Con la pratica della spada non ci possiamo permettere. Con la spada delle armi ho sempre visto che successivamente c'è stato sempre bisogno del pronto soccorso, subito. Diciamo, ci sono pochi margini di errore, ecco. C'è stato sempre bisogno del pronto soccorso, perché anche involontariamente un colpo, anche se non è portato forte, però ragazzi, la roba di legno, le lame, anche le lame che non sono affilate, se uno arriva a essere colpito, soprattutto alla testa, a questi ci vuole subito il pronto soccorso, perché ci vogliono i punti, ed è quello che è successo a volte. E qui ci ricolleghiamo a un'altra ragione per cui secondo me è importante portare avanti la pratica delle arti marziali con la spada, ed è che insegnano dove colpire. Chiaramente. Insegnano bene dove andare a colpire, quali sono naturalmente i punti più delicati. In alcuni casi magari si parlava anche di pratiche che venivano portate avanti con delle armature, una pratica, no, che prevedeva l'utilizzo di particolari oggetti protettivi, no? E quindi ci sono delle tecniche molto particolari che insegnano ad entrare magari in alcuni punti che sembrano difficilmente raggiungibili, o magari punti particolarmente morbidi al collo, sotto il braccio. Sono punti molto dolorosi e difficili da raggiungere, ma con la tecnica giusta si riesce, diciamo, a trovare uno spiraglio. Quindi è una cosa molto particolare che magari difficilmente c'è in altre arti marziali. Ok, sì, perché ne ha già detti diversi, non so più a che numero siamo, quindi andiamo col prossimo motivo, che sarà, non lo so, il 5, 6, non so quanti siamo, però se ce n'hai ancora diciamoli. Ce n'è ancora? Sì, ci sono ancora diversi motivi. Un motivo che mi viene in mente sono sicuramente i benefici che porta a livello fisico. Praticare con un'arma aiuta a sviluppare magari della muscolatura, a fare degli esercizi delicati, aiuta a sviluppare magari alcune parti del corpo che con altre arti marziali magari non vengono sviluppate nello stesso modo. Comunque stiamo parlando di oggetti che hanno comunque un certo peso, può essere 1 chilo, 2 chili. Effettivamente sì. Abbiamo visto anche, magari ci sono alcuni video con la pratica con la naghinata, per esempio, uno strumento molto lungo, viene calibrato bene, ma anche solo durante il riscaldamento, quando facciamo gli esercizi con la spada, con il bokken. Saper gestire un oggetto con il peso che porta dietro nel corso della lezione, insomma, comincia a essere faticoso, impegnativo. Chiaramente. Anche perché poi usare una spada che magari pesa appunto 1 chilo, 1,5 chili, 1,3 chili, 1,8 chili, quanto può pesare, non è poi una scusa per dire ma c'ho questo peso quindi devo andare più piano. La tecnica deve essere comunque fatta veloce, efficiente, deve essere fluida, e quindi ci vuole una richiesta di energia, una forza, bisogna richiamare appunto con questa energia, ed è un bel lavoro fisico, diciamo. Sì, anche accogliere, ricevere quelli che sono gli attacchi dell'avversario portati con un bokken, magari può già pesare di suo 1 chilo, 2 chili, oltre alla pressione dell'avversario. Anche questo è un elemento, insomma, che va tenuto in considerazione e che comporta uno sforzo fisico. E quindi spalmato in tutta la durata della lezione, fai tutta la lezione con le armi in mano, quindi poi il peso lo lasci a fine lezione, diciamo che poi, se no chiaramente io starei ore qui a farti elencare tutti i motivi, però poi se hanno la curiosità di saperne altri ne diremo. Diciamo gli ultimi, dai, andiamo sugli ultimi motivi, uno o 2 motivi finali secondo te che possono esserci ancora che non abbiamo detto.
Un altro motivo che in realtà è collegato... Ma parti sicura, perché quanto ce ne avrai? 100 di questi motivi, perché lei ci devi pensare un attimo. Vediamo. Parti subito, come vediamo, sì, ma ce ne talmente tanti che si potrebbe. Vediamo. Io pensavo di fare un video dove ne spiega uno o due, poi ci fermiamo un po'. Invece vai, ok. No, ce ne sono. Un motivo che mi viene in mente e che è collegato, diciamo, agli altri che vedevamo prima, è che portare avanti la pratica con un'arma richiede sicuramente una concentrazione e un'attitudine ben diversa rispetto a portare avanti altre arti marziali dal mio punto di vista. Il motivo immagino sia sempre il solito, cioè facciamo un esercizio a coppie dove andiamo a fare delle applicazioni con la spada, distrarsi non è una buona idea. No, come dicevamo prima, ci sono alcune situazioni in cui non c'è margine per un giorno commettere faremo un video dove dovresti raccontare qualcuno di questi incidenti. In collaborazione con Careggi lo faccio all'ospedale qui di Firenze. Perché sei stata testimone di... Sì. Allora, io mi ricordo di uno che hai causato anche te, per disattenzione dell'altro. Per estrema disattenzione dell'altro, e come abbiamo detto si è concluso con il pronto soccorso. Però sei stata testimone anche di altri piccoli e meno piccoli incidenti che ci fanno ridere, per carità, però insomma quando sei lì, ecco. Sì, sicuramente c'è una preoccupazione più alta rispetto a quando magari capita di farsi male in un combattimento ordinario, ecco. Sì. E quindi, come dicevamo prima, è importante avere una certa concentrazione, avere una certa attitudine, una certa attenzione anche al compagno che hai di fronte, ma ai compagni anche che hai intorno e che stanno praticando intorno a te, perché può succedere che di prendere qualche colpo diciamo non previsto da quelli che stanno facendo l'esercizio qui accanto. Esatto. E poi sicuramente praticare con un'arma richiede una coordinazione più ampia, una coordinazione maggiore rispetto a quella che si ha magari praticando a mani nude. Un controllo del corpo che deve essere sicuramente diverso, tenendo conto che comunque hai come un prolungamento, no, delle tue braccia, quindi quando fai un movimento devi tenere conto che andrai ad occupare uno spazio più ampio di quello che poi a di seconda solito. dell'arma che hai in mano, che sia più corta o più lunga, prendi ancora più spazio. Bene, allora io direi siamo arrivati alla fine. Adesso dacci l'ultimo motivo, e a questo punto ti lascio anche una grossa responsabilità, perché l'ultimo motivo deve essere anche magari un motivo un po' più, conclude tutto. Ce l'hai un motivo che conclude tutto? Per me è il motivo più bello, secondo me. Perché quelli elencati ora sono, ma non erano tra i più... ok. Personalmente è il motivo che preferisco, ed è il fatto che portare avanti una pratica con un'arma fa sentire parte di un qualcosa di più grande. Mi spiego meglio. Questo genere di pratica ha una storia secolare. Sentire di contribuire magari nel proprio piccolo a portare avanti una pratica, una storia che ci precede, una tradizione molto più grande di noi, per me è l'aspetto più bello. Questo vale naturalmente per la pratica con le armi giapponesi, vale anche per le pratiche del passato, no? Che nominavamo prima. La scherma, le scuole ci sono di gladio romano, le scuole medievali con la spada, e ce ne sono diverse. Ed è bello sapere che ci sono delle persone che comunque si prendono cura di un qualcosa che gli è stato tramandato da altre persone che hanno avuto la volontà di portarlo avanti nel passato, e cercano di tramandarlo nel modo più fedele e veritiero possibile. Chiaramente se le abitudini possiamo vedere oggi, le abitudini di combattimento o delle tecniche, lo dobbiamo a quelli che non hanno mai smesso di praticarle e le hanno portate avanti, e quindi tu dici anche oggi chi si dedica a questa cosa, ma un po' come tutte le arti marziali, però comunque, perché comunque il bagaglio che abbiamo oggi delle arti marziali che vengono dal passato ce l'abbiamo grazie ai praticanti che l'hanno portato avanti, così la spada non fa eccezione. È un bellissimo motivo, infatti. Fa sentire, come dicevo, parte di qualcosa di più grande. Poi diciamo
Un'altra cosa che è comune a tutte le altre arti marziali, anche la pratica della spada ha una sua etichetta, no? Particolare, il modo di approcciare all'avversario, il modo stesso magari con cui si va a afferrare la spada per estrarre dà già un messaggio, dà già un segnale, la ritualità che portiamo avanti nel vestirsi, nel praticarsi, sono tutti diciamo degli aspetti magari che possono sembrare piccoli ma che comunque fanno sentire davvero parte di una tradizione molto più vecchia di noi, e sapere insomma di provare almeno a portarla avanti nello stesso modo è un qualcosa di bello, è il motivo più bello secondo me. Questo solo Daniela ci poteva dare queste perle, ragazzi, ve lo dico. Ok, allora prima di concludere il video così velocemente, innanzitutto com'è strutturata un po' una tua lezione, ma soprattutto che tipo di armi pratichi, quali armi ti alleni all'interno del corso? Allora, nel corso utilizziamo naturalmente la katana, utilizziamo il bokken, ma anche il bo, il jo, lo shoto, il tanto, succede di utilizzare anche la ukatana, quindi per imparare diciamo a gestire una distanza un po' diversa, gli shinai, utilizziamo la pratica degli shinai, anche la naginata che nominavo prima. Quindi diciamo, per questo dicevi, cioè tante armi diverse, sì. Quindi tante somiglianze con tanti oggetti che possiamo poi trovare nella vita comune, come sì. Dicevi. E diciamo sostanzialmente una lezione come funziona? È simile diciamo agli altri corsi di arti marziali, credo, quindi c'è una parte di saluto iniziale naturalmente, poi c'è una parte di riscaldamento in cui facciamo degli esercizi da soli oppure a coppie, facciamo i fondamentali, diciamo quelle che sono le tecniche principali che poi fanno parte dei kata e delle forme. Poi facciamo i kata sempre a coppie e poi dipende un po' da quello che è l'argomento che affrontiamo. Solitamente a lezione può variare molto perché la pratica è molto vasta, è molto chiaramente ampia. Con tutti questi tipi di armi poi chiaramente dipende. C'è una parte naturalmente magari solitamente dedicata allo studio delle armi di legno, quindi una pratica legata a questi esercizi, e generalmente la seconda parte della lezione è dedicata allo studio della katana, quindi o comunque delle armi di ferro, diciamo, come diciamo noi. Ho capito. E quindi insomma una bella lezione, sì. Perché nell'arco c'è l'allenamento, poi come abbiamo detto tutto il tempo con una di queste armi in mano, dalla più leggera sì. A quelle più pesanti, dipende da come la lezione. Poi immagino ci sono anche delle posizioni con cui allenarsi, proprio come ci sono le altre arti marziali. Perché ti viene da ridere così? Penso alla temutissima. Ho capito, ci sono alcune posizioni che vengono in estrazione che sono veramente dure da sopportare, effettivamente è vero. Beh ragazzi, che dire, io penso che Daniela ci abbia dato davvero una marea di tutti validissimi motivi per prendere in considerazione di praticare con la spada o con un'altra arma. Se anche voi state già praticando con un'arma o un corso, fateci sapere qui sotto i vostri motivi che ritenete validi per poter portare avanti questa pratica, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ma naturalmente ragazzi, condividete questo video, lasciate like, iscrivetevi al canale, aiutateci a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Io ti ringrazio Daniela per essere stata con noi ancora una volta, sicuramente ti farò tornare per avere sempre delle curiosità sull'incredibile, affascinante mondo dei samurai e della spada, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!